Ciao a tutti amici di WeDrive, bentornati sul nostro canale, benvenuti in questo nostro nuovo video che, come avrete letto dal titolo, è dedicato a un approfondimento verticale su quella che è la tecnologia di bordo della nostra Yamaha Tracer 9 GT. Andiamo subito a vederle insieme. Partiamo subito col dire che per poter utilizzare e controllare tutta la tecnologia di bordo della nostra Tracer 9 GT abbiamo a disposizione una rotella posta sul blocchetto comandi della leva destra, mentre sulla leva sinistra abbiamo un selettore delle modalità e ovviamente delle frecce per poter andare poi a scegliere il settaggio da noi preferito. Prima osservazione che possiamo fare è ovviamente la presenza di un doppio schermo, in questo caso a sinistra quello più completo, che è anche quello più simile alla MT-09, e sulla destra quello aggiuntivo, dove troviamo delle informazioni che possiamo avere sempre sotto il nostro controllo. Nella parte più alta, invece, di entrambi gli schermi sono presenti due barre con tutte le spie e le indicazioni di alcuni degli optional presenti, come ad esempio in questo caso il funzionamento e il settaggio del cruiser control, che in questo caso, a differenza della Tracer 9 GT Plus, non è con il rilevatore di distanza, ma potremo andare quindi soltanto a settare la velocità, che è di circa 2,5 km per ogni pressione sul pulsante. Entriamo adesso nello specifico delle informazioni presenti all'interno dello schermo di sinistra. Nella parte alta ovviamente il contagiri, che porta fondoscala e zona rossa tra gli 11.000 e i 13.000. Poco più sotto abbiamo la velocità. Sulla destra invece QS rappresentano quindi l'utilizzo del Quick Shift, altro accessorio presente su questa Tracer 9 GT. Troviamo poi le due freccette. Nel momento in cui queste andranno ad illuminarsi, vorrà dire che avremo pronto l'utilizzo del Quick Shift, o in scalata o in salita. N, ovviamente in questo caso quel riquadro va a contenere la marcia inserita durante la nostra percorrenza. Diviso poi da due barre longitudinali bianche abbiamo una serie di informazioni che possiamo in parte anche configurare. Sul lato sinistro, infatti, troviamo le modalità della nostra piattaforma inerziale. Come possiamo notare, il SUS Mode andrà ad intervenire sulle modalità delle sospensioni semiattive Kayaba, modalità presenti A1 e A2. Le due differiscono principalmente per una taratura un po' più morbida per un utilizzo turistico o un po' più rigida per un utilizzo sportivo. Le altre modalità ovviamente sono la TCS Mode, e quindi il Traction Control, che può essere settato su ben tre differenti livelli, 2, 1 ed M, e ultima configurazione è il D-Mode, quindi le mappature, le modalità di guida presenti sulla nostra Tracer 9 GT. Sono ben 4. La 4, quella individual, ci permetterà di poter appunto settare a nostro piacimento l'erogazione e la risposta del motore e del cambio. Procedendo sulle altre troviamo poi la modalità di guida 3, che è la Rain, quella più parsimoniosa, che andrà a contenere le prestazioni del motore, la modalità di guida 2, che invece è quella dedicata all'utilizzo su strada e quindi più equilibrata sia per avere prestazioni che controllo della nostra moto, quindi la road, ed infine la modalità 1, parliamo in questo caso della Sport, quella che ci darà la coppia massima e la potenza massima. Sul lato destro poi abbiamo delle informazioni, in questo caso avevo impostato la possibilità di poter visualizzare la temperatura, in questo caso 16 gradi, e poter quindi controllare altre informazioni, quindi la temperatura interna del liquido di raffreddamento, 48 gradi, il livello carburante, che come potete notare ho impostato nell'indicatore di informazioni poco sotto, e poter poi aggiungere anche un'altra serie di informazioni come il consumo di carburante, in questo caso è impostato dalla partenza del trip, 31,8 litri, due trip differenti, la velocità che stiamo settando sul nostro cruiser control, i chilometri ovviamente percorsi dall'inizio dell'acquisto e del nostro tragitto condiviso con Tracer 9 GT, e altre informazioni, in questo caso riportate sotto. Parliamo quindi dell'orario, in questo caso alle 12:10, il livello di intensità del riscaldamento delle manopole, configurabile su ben 10 livelli differenti, e poi la levetta. Quell'ingranaggio va a simboleggiare la possibilità di poter entrare nelle impostazioni del menu e quindi andare a settare tutte le configurazioni del nostro computer di bordo a piacimento.
ad esempio poter cambiare l'orario piuttosto che le colorazioni utilizzate, o andare anche, perché no, a cambiare le unità di misura utilizzate proprio per indicarci giri motore piuttosto che velocità. A differenza degli altri modelli che montano lo stesso motore, il famigerato CP3, in questo caso troviamo un display ulteriore, quello che abbiamo a destra, che in questo caso ci dà possibilità di poter avere sempre sotto controllo ben 4 parametri aggiuntivi che, nel caso in cui avessimo avuto un MT-09, ad esempio, sarebbero stati soltanto 2, quelli appunto presenti nella barra centrale nei 2 livelli, come in questo caso impostato carburante e il trip 1. Il lato destro appunto ci permette quindi di poter collocare a nostro piacimento delle informazioni. Noi durante il nostro test ride abbiamo voluto inserire ovviamente i chilometri percorsi dall'inizio dell'utilizzo della Tracer 9 GT, il consumo medio, il trip 1 e il consumo istantaneo, ma ovviamente tutti questi indicatori sono configurabili a nostro piacimento, andando semplicemente ad imprimere una lieve pressione sulla rotella del satellite di destra e poi con la rotazione dello stesso andando a scegliere qual è quindi l'informazione che preferiamo avere da poter controllare e monitorare durante il nostro tragitto. Bene, questo video volge al termine. Io non posso far altro che ringraziarvi per averlo visto fino alla fine e soprattutto ringraziare anche il concessionario Debert, concessionario ufficiale Yamaha per Bari e provincia. Tracer 9 GT con voi in questo video per invitarvi ad una cosa molto semplice: iscrivervi al nostro canale, perché lei, così come tante altre moto e auto, sono il soggetto perenne dei nostri video, quindi non dimenticate di cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche, commentate qui sotto per dirci se avete qualche altra curiosità sulla tecnologia di bordo della nostra adventure di casa nipponica e soprattutto seguirci anche sulle nostre pagine social Instagram, Facebook, non dimenticando il nostro sito www.wedrive.tv.